Cosa succede quando torni dopo molto tempo in un posto che ami e stenti a riconoscerlo? Ti fa male ammetterlo, ma quel luogo è cambiato, è andato avanti senza di te. E forse sono cambiati pure i tuoi occhi. Siamo arrivati al canto 13, il racconto dei Feaci è finito e Odisseo sta per riprendere il mare verso casa. Ora è notte, ma tra poco sarà giorno. L'ultimo che Odisseo trascorrerà a Scheria. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Anna Sofì che viene dalla Germania. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Egis dall'Australia, Anselmo, Gregorio e un bel saluto a bordo ad Alex. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizzanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco e Michele. Infine, grazie a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina e un ben arrivato a Juan. Un caro saluto ed un sincero ringraziamento a Dalila, che ha navigato con noi per molto tempo. So che non smetterai di ascoltare Mitologia. Grazie. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questa puntata è dedicata ad un mio giovane ascoltatore di 6 anni, Alessandro Sol. Ciao! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata 266, la vita di Odisseo, episodio 26. Finalmente Itaca. La stalla di Alcino è ancora illuminata. I servi portano i crateri del vino, li riempiono, li passano di mano in mano. I nobili Feaci siedono ai loro posti, i mantelli drappeggiati sulle spalle, le coppe alzate. Non c'è l'allegria rumorosa dei banchetti precedenti, c'è qualcosa di più quieto, più denso. La consapevolezza che una cosa bella sta per finire. Alcino si alza, la sua voce riempie la sala. Odisseo, sei giunto alla mia soglia di bronzo e per questo credo che il tuo errare sia giunto al termine. Dopo aver molto sofferto, finalmente tornerai nella tua casa. E a voi, nobili, qui riuniti, che bevete il vino lucente e ascoltate la voce della Edo, dico di recare doni al nostro ospite, doni di augurio e di riconoscenza. Il mattino dopo, Alcino immola un bue a Zeus. Il fumo del sacrificio sale dritto al cielo, segno che il dio accetta. Le libagioni vengono versate, poi il banchetto del commiato, l'ultimo, quello in cui nessuno ha voglia di alzarsi per primo. I doni sono già sulla nave, sistemati sotto i banchi dei rematori. Prima di alzarsi da tavola, Odisseo prende la coppa e la porge ad Arete. Le augura ogni bene. Una lunga vita a lei, ai suoi figli, ad Alcino e al suo popolo. C'è un momento, uno solo, in cui cerca con gli occhi Nausicaa. La trova, in piedi, vicino alla porta, un po' discosta dagli altri. Si guardano, poi lui si volta. Con un gesto del re, i rematori prendono posto. Odisseo sale a bordo. Gira il volto verso il palazzo illuminato, verso i nobili Feaci che lo guardano dalla riva. Alza la mano. Loro rispondono. La nave si stacca dalla banchina. I remi entrano nell'acqua e la corrente li prende. Scheria comincia ad allontanarsi. Odisseo è in piedi vicino alla barra.
I rematori vogano in silenzio con quella precisione soprannaturale che li distingue da ogni altro popolo di navigatori. Le loro navi non hanno bisogno di timonieri. Conoscono ogni porto, ogni corrente, ogni intenzione del mare. Odisseo guarda dietro di sé. Scheria scompare nell'oscurità. Scompare il palazzo di Alcino, scompaiono i giardini che non conoscono stagioni, scompare Nausicaa che, lui lo sa, lo ha guardato partire dalla finestra delle sue stanze. Poi la stanchezza lo vince. Non è una stanchezza qualunque, è il peso accumulato in tanti anni, è il peso di tutti i compagni morti, di tutte le notti passate a piangere sulla spiaggia di Calipso guardando il mare, è il peso del racconto, la notte intera trascorsa a narrare ai Feaci le sue avventure, a rivivere ogni perdita come se fosse nuova. Odisseo si addormenta. Omero non usa la parola sonno senza ragione. Ci dice che il sonno che cade sulle sue palpebre è dolce e profondo, che somiglia molto alla morte. Non è un dettaglio poetico, è l'attraversare una soglia. Come quando si è addormentato sulla riva di Scheria dopo il naufragio e al risveglio si è ritrovato in un altro mondo. Quando Odisseo dorme profondamente in questo poema è perché sta varcando qualcosa. Il sonno è il traghettatore che porta gli uomini da una vita all'altra. I rematori vogano, la nave avanza e le ore passano. L'alba non è ancora sorta quando si scorge la costa. I Feaci conoscono Itaca, sanno dove andare. Guidano la nave verso il porto di Forco, il vecchio del mare, una baia riparata da 2 promontori rocciosi che placano le onde anche nelle tempeste peggiori. All'estremità del porto c'è un ulivo dalle foglie sottili e accanto all'ulivo una grotta sacra alle ninfe naiadi. Omero descrive questa grotta con una cura insolita. Al suo interno ci sono crateri e anfore di pietra dove le api ammassano il miele, telai di roccia su cui le ninfe tessono teli color della porpora, 2 sorgenti di acqua perenne. Ha 2 ingressi, uno per gli uomini, uno esposto a est per gli dei. È un luogo sacro, il luogo dove Odisseo ha fatto offerte alle ninfe per tutta la sua vita prima di partire. Non sa di essere a casa, dorme ancora. La nave si accosta alla spiaggia nella penombra dell'alba. I rematori Feaci scendono con attenzione. Sollevano Odisseo ancora avvolto nella coperta e nel telo che la regina Arete gli ha donato e lo depositano sulla sabbia, delicatamente, senza svegliarlo. Poi scaricano i doni, i vasi di bronzo, l'oro, le vesti preziose, li sistemano ai piedi dell'ulivo in modo ordinato, perché nessuno li possa razziare prima che lui si svegli. Risalgono sulla nave, ripartono. In silenzio, senza aspettare un saluto, senza aspettare che lui apra gli occhi. Odisseo è solo su una spiaggia della sua isola e non lo sa. Mentre la nave Feacia riprende il mare verso Scheria, Poseidone la vede. Il dio del mare non ha dimenticato, ha visto tutto. I Feaci che riportano in patria l'uomo che gli ha accecato il figlio, l'uomo che perseguita da anni, l'uomo che avrebbe dovuto morire tra le onde e invece eccolo là, adagiato sulla spiaggia di Itaca, vivo, sano, carico di doni. Sale all'Olimpo, parla con Zeus, vuole punire i Feaci per aver sfidato la sua volontà. Zeus concorda, ma modera la sua vendetta. La nave Feacia, al rientro nel porto di Scheria, davanti agli occhi di tutto il popolo verrà pietrificata, immobile per sempre, il guscio di una nave che non navigherà più. Omero racconta questa scena nel poema e fa riconoscere ad Alcino il messaggio ricevuto da Poseidone per calmare l'ira del dio del mare ed evitare che un monte si rovesci sulla città. Alcino promette solennemente che i Feaci non trasporteranno più alcuno straniero sulle loro navi e ordina che vengano immediatamente avviati i sacrifici di espiazione.
Su Itaca, Odisseo apre gli occhi. Vede una spiaggia, sabbia, rocce, il mare, un ulivo, una grotta, i monti alle spalle. Non riconosce niente. Atena ha avvolto l'isola in una nebbia fitta, così che Odisseo non riconosca la sua terra prima che la dea abbia avuto modo di parlargli. È un atto di protezione divina. Prima di tornare a casa deve essere preparato. Ma per lui in questo momento è solo disorientamento. Si alza, si guarda intorno, cammina lungo la riva, cerca un punto di riferimento, un promontorio familiare, la forma di un monte che ha guardato 1000 volte, il profilo di una costa che ha amato, non trova nulla, niente torna. Un pensiero gelido gli attraversa la mente. I Feaci lo hanno ingannato. Gli hanno promesso di portarlo a Itaca e invece lo hanno scaricato su un'isola sconosciuta. È turbato, poi si ferma. No. I Feaci erano gentili, erano onesti. Zeus ospitale li avrebbe puniti se avessero tradito uno straniero. I doni ci sono ancora, eccoli lì, ai piedi dell'ulivo, li conta, tutti al loro posto. Ma allora, dove si trova? Comincia ad elencare le caratteristiche di quello che vede. Non è pianeggiante, ha montagne boscose, non appare grande, potrebbe assomigliare, ma no, non è possibile. Si siede sulla sabbia, confuso e frustrato, a guardare il mare che ha attraversato per tornare a casa. E non sa di essere a casa. È in questo momento che vede un giovane avvicinarsi lungo la riva, un ragazzo di bell'aspetto, con un mantello piegato sul braccio come i figli dei nobili che portano le greggi al pascolo. Odisseo gli va incontro, gli chiede dove si trovi. Il giovane risponde: «Sei straniero o hai perso la memoria? Non è certo un'isola sconosciuta questa. È una terra aspra, poco adatta ai cavalli. Pur essendo piccola, produce buon vino e molto grano. Qui vivono bene capre e buoi. Abbiamo boschi e fonti d'acqua pura. Il nome di questa isola è famoso anche nelle terre di Troia. Sei a Itaca, straniero». Itaca. Odisseo non lo dà a vedere. Dentro di lui qualcosa si muove, gioia, sollievo, qualcosa che non riesce a nominare, ma il volto rimane neutro, controllato. E quasi senza pensarci, come chi ha mentito così spesso che la menzogna precede il pensiero, comincia a costruire. Dice di essere cretese, di aver combattuto a Troia e di aver accumulato un bottino considerevole, metà del quale ha lasciato ai figli prima di fuggire, perché è in fuga. Ha ucciso un figlio del re Idomeneo, Orsiloco, un uomo veloce nella corsa e potente. Costui voleva spogliarlo di tutto ciò che aveva guadagnato con anni di guerra e di mare, come se il sudore e il sangue di Troia non contassero nulla. Così gli ha teso un agguato su una strada di campagna di notte con un complice, una lancia di bronzo, il cielo coperto, nessuno li ha visti. Dopo si è imbarcato su una nave fenicia, mercanti, gente di poche domande e avida di denari, e ha chiesto di essere portato a Pilo o nell'Elide, ma il vento li ha deviati e invece di sbarcare dove voleva si è ritrovato su questa spiaggia sconosciuta, abbandonato nel sonno con i suoi beni. Almeno quelli ci sono ancora. E i marinai sono ripartiti di notte, forse verso Sidone. È una storia perfetta, ha tutto. Un'identità credibile, un crimine plausibile, una fuga necessaria, un contrattempo fortuito che spiega la sua presenza in un posto inatteso. Ogni dettaglio regge, ogni pezzo si incastra con il successivo. E non c'è una sola parola vera. Il giovane lo ascolta, sorride. Un sorriso strano, troppo consapevole per un pastore qualunque. E poi si trasforma. La figura del ragazzo cambia, diventa alta, luminosa, femminile. Gli occhi diventano quelli di una civetta, grandi, fissi, penetranti. È Atena, figlia di Zeus, la dea dagli occhi lucenti.
Bisognerebbe essere molto furbi o essere un dio per superarti nell'arte dell'inganno. Anche di fronte a me, che sono una dea, non hai smesso di mentire. Non c'è rimprovero nella sua voce, c'è quasi ammirazione. Odisseo non si scusa. Risponde che la riconosce adesso, ma che con gli dèi non si sa mai. A Troia l'ha aiutato, ma dopo la guerra sembrava averlo abbandonato. Perché non si è fatta vedere prima? Perché ha lasciato che vagasse così a lungo? Atena gli risponde che non l'ha abbandonato. Non poteva mettersi apertamente contro Poseidone, suo zio, che aveva una ragione di ira, ma lo ha sempre seguito, sempre vegliato, e ha fatto sì che i Feaci lo trattassero bene. Ed è qui, ora. E poi aggiunge qualcosa che è tra le affermazioni più importanti che Omero mette in bocca ad un dio. Lo aiuta perché lui è come lei, perché tra tutti gli uomini è il più capace di consiglio e di discorso, carico di saggezza pratica e di parola persuasiva. Così come lei, tra gli dèi, è la più dotata di intelligenza scaltra, di Metis. Non è una protettrice che aiuta un favorito per capriccio. È un'intelligenza che riconosce un'altra intelligenza, come se fossero fatti della stessa sostanza. Atena allunga la mano, la nebbia si dissolve, appare Itaca. Il porto di Forco con i suoi 2 promontori, l'ulivo dalle foglie sottili all'estremità della baia, la grotta delle Naiadi nell'ombra della roccia, il monte Nerito, boscoso e scuro alle spalle, quello che si vede da ogni angolo dell'isola. Odisseo riconosce tutto, in un attimo. Si inginocchia, bacia la terra. È un gesto che Omero descrive senza commento, non c'è bisogno di spiegarlo. Tanti anni trascorsi cullando il desiderio di provare tutto questo, di questa sabbia, di questo ulivo, di questo profilo di monte che si staglia contro il cielo. Poi si alza. La commozione dura un istante, non di più. Odisseo è fatto così. Prega le ninfe Naiadi, promette offerte, poi con l'aiuto di Atena nasconde i suoi tesori nella grotta. Si siedono ai piedi dell'ulivo sacro, l'uomo e la dea, e parlano. Atena lo informa su quello che ancora non sa con certezza. Penelope è ancora nella reggia, ma la situazione è grave. I proci, i pretendenti che da 3 anni corteggiano sua moglie, sono ormai oltre 100. Vengono da Itaca stessa e dalle isole del suo antico regno, Dulichio, Same e Zacinto. Ogni giorno mangiano e bevono a spese sue, divorano il suo patrimonio, insidiano le ancelle. Attendono che Penelope ceda e che qualcuno di loro venga scelto come nuovo re. Penelope resiste con astuzia, con intelligenza, e per molto tempo ha tenuto i proci in sospeso con il trucco della tela, disfacendo ogni notte quello che tesseva di giorno. Ma qualcuno l'ha scoperta. Ora la pressione è insostenibile. Telemaco è partito, è andato a Pilo e a Sparta a cercare notizie del padre. Atena lo ha scortato, lei stessa. Sta tornando, ma i proci hanno già teso un agguato per ucciderlo al rientro. Laerte si è ritirato in campagna, non scende più a palazzo, non ne ha le forze e forse nemmeno il desiderio. Odisseo ascolta in silenzio, non interrompe, registra ogni informazione come un generale che studia il campo prima della battaglia. Poi chiede ad Atena un aiuto. Come si affronta una situazione del genere? Sono in tanti, sono armati, sono insediati nella reggia. La risposta è semplice nella struttura, brutale nell'implicazione. Deve arrivare alla reggia senza essere riconosciuto. Deve fare l'osservatore, il raccoglitore di informazioni. Deve capire chi è fedele e chi tradisce, chi può essere un alleato e chi un nemico. E per farlo deve sembrare quello che non è. Non un re, non un guerriero, non l'uomo che ha conquistato Troia. Un mendicante. Odisseo non protesta, non chiede quanto durerà. Non dice che è umiliante. Sa già, lui che ha sempre indossato maschere, che questa è la maschera giusta per questo momento.
Atena allunga la sua verga d'oro e tocca Odisseo. Il cambiamento è immediato. La pelle si avvizzisce, si increspa, si macchia. I capelli biondi, quelli che Calipso aveva pettinato con le sue mani, diventano radi, grigi, sporchi. Le spalle si incurvano, la schiena si piega, gli occhi perdono il loro bagliore, le gambe si fanno incerte. Vesti fresche diventano stracci, il mantello robusto diventa una pelle logora di cerva, sudicia, ammuffita. In mano, al posto della spada, un bastone da viandante, in spalla, attaccata ad una corda consumata, una bisaccia di tela grezza. Omero usa una parola precisa. Odisseo diventa un ptochos, un accattone, il gradino più basso della gerarchia sociale greca. Non un servo, che almeno ha un padrone, una casa, un'identità. Un mendicante che non ha niente di tutto questo. Non ha un nome riconoscibile, non ha storia verificabile, non ha diritto a nulla tranne la pietà di chi lo incontra. Ma dentro quel corpo consunto, Atena lascia intatto il vigore. La forza delle spalle che hanno remato in mezzo alla tempesta, le braccia che hanno scagliato lance davanti alle mura di Troia per 10 anni, le mani che hanno saputo da sole costruire una zattera su un'isola in mezzo all'oceano, tutto questo rimane, nascosto, invisibile, pronto. Un guerriero nel corpo di un vecchio, un re che cammina come un accattone. È la terza grande spoliazione di Odisseo. La prima fu il naufragio dopo Trinacria, solo aggrappato ad un relitto, in mezzo al mare aperto, tutti i compagni inghiottiti dalle onde. La seconda, il naufragio a Scheria, nudo e coperto di sale, su una spiaggia sconosciuta. Questa è diversa. Non è una nudità imposta dalla sfortuna. È una nudità scelta, costruita, strategica. Odisseo si spoglia volontariamente di se stesso perché sa che è l'unico modo per riottenere quello che è. Atena lo avvisa che volerà a Sparta a richiamare Telemaco. È già ora che torni. Poi scomparirà, ma sarà presente quando ce ne sarà bisogno. Prima di andare, indica la direzione, verso la parte montuosa dell'isola, verso la roccia del Corvo e la fonte Aretusa. Là vive Eumeo, il porcaro, il servo più fedele rimasto ad Itaca. Odisseo annuisce. Sa dove andare. È la sua isola, dopo tutto. Anche se ora cammina con le gambe di un vecchio, anche se il vento porta odori che stenta a riconoscere, anche se tutto gli sembra insieme familiare e straniero. Si incammina verso l'interno. Il paesaggio di Itaca si apre intorno a lui, macchia bassa, rocce calcaree, il profumo del timo e dell'erica. In lontananza, tra le colline, si scorgono i tetti di qualcosa che potrebbe essere una fattoria, una stalla o un ovile. Cammina lentamente, deve camminare lentamente, è il personaggio che interpreta. Ma cammina lentamente anche perché c'è qualcosa in lui in questo momento che ha bisogno di lentezza. Ha aspettato quasi 20 anni. Può aspettare qualche giorno ancora. Quello che lo attende non è un ritorno trionfale. Non è la scena che aveva immaginato, il re che torna, riconosciuto, acclamato, che abbraccia il figlio e la moglie e si riprende il trono. Quello che lo aspetta è qualcosa di più difficile e più sottile. Entrare in casa sua come uno straniero, ascoltare i suoi servi parlare di lui come se fosse morto, osservare i proci che mangiano il suo cibo seduti alla sua tavola, sopportare, aspettare, agire solo quando il momento sarà quello giusto. Ed è questo alla fine il tratto che distingue Odisseo da tutti gli altri eroi della tradizione epica greca. Non la forza, non il coraggio o l'agilità, la capacità di aspettare, di tenere la maschera, di rinunciare ad essere se stesso per il tempo necessario. Achille non avrebbe potuto farlo. Aiace non avrebbe potuto farlo. Nessuno dei grandi guerrieri di Troia avrebbe potuto farlo. Odisseo sì.
raggiunge una cresta di collina. Si ferma. Da qui si vede il mare, la stessa distesa blu che ha attraversato in ogni direzione per tanti anni. Si vedono lontane le isole dell'arcipelago. La reggia non si vede ancora. Si rimette in cammino. Nella prossima puntata, Odisseo arriva alla capanna di Eumeo, il porcaro fedele. Lo trova al lavoro. I cani si scagliano contro il mendicante sconosciuto. Eumeo li frena, offre ospitalità, fa sedere il vecchio vicino al fuoco e comincia a parlare del suo padrone lontano, ignorando che il suo padrone è seduto proprio davanti a lui. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify, per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.